Ciao e benvenuti sul mio canale e benvenuti in un nuovo tutorial. Oggi vi mostrerò come realizzare la rondella arcosella, una piccola rondella in tessitura di perline. Il nome mi è stato suggerito dalla mia amica Lisa che approfitto e ringrazio. È una versatile rondella, come potete vedere può essere utilizzata in molti modi diversi. Per farvi un esempio ho realizzato degli orecchini o può essere inserita semplicemente in una catenina per creare una simpatica collanina. Possiamo inserire la rondella come pendente ad un segnalibro o persino abbinare più rondelle e realizzare un bracciale. Insomma, non ci resta che divertirci con la fantasia. Di seguito vi elenco il materiale per poter realizzare la nostra rondella e subito dopo procedo con il tutorial. Buon divertimento! Per realizzare la nostra rondella arcosella abbiamo bisogno del seguente materiale. Ci serviranno 4 Arcos Parpoca, 4 perle da 3 mm, 8 Super Duo, 8 bicono da 4 mm e delle Rocaille Miyuki 11.0 e 15.0. Come ago uso un agopone da 11 e come filo il solito Fairline 012. Procediamo con il tutorial. La prima cosa da fare è inserire sul nostro filo questa sequenza: una 11.0, una super duo, una 11.0, una super duo, una 11.0, una perla da 3 e una 11.0. Mi inserisco poi nel foro libero della super duo. Tra le due super duo inserisco una 11.0. Poi inserisco una 11.0, una perla da 3 porto alla fine e a questo punto faccio un paio di nodini. Dopo aver fatto un paio di nodini mi sono portata ad uscire dalla perla da 3 mm. Inserisco ora sul lago 2 15.0, una Arcos e una 11.0. Porto tutto alla fine del filo. Salto la 11.0 e rientro nell'Arcos, nelle 2.15 e nella perla. L'Arcos viene posizionata dietro la perla. Inserisco ora 2.15 e rientro nell'altro foro inferiore dell'Arcos. Una 11 e rientro nuovamente nell'Arcos, nelle 2.15 e nella perla. Ecco come si presenta il lavoro. Adesso dobbiamo ripetere tutta questa parte, la prima e l'inserimento dell'Arcos, per altre 2 volte. E ora lo facciamo insieme. Inseriamo una 11.0, una super duo, una 11.0, una super duo, una 11.0, una perla da 3 e una 11.0.
porto tutto alla fine. Ora mi inserisco nel foro libero della superduo. Tra le due superduo inserisco una 11. Tiro bene. E adesso una 11 e mi inserisco nella perla. Ecco qua. Tiro bene il filo. Ora ritorno su fino ad uscire dalla perla da 3 mm. Ora inseriamo sul retro della perla l'arcos 2,15,0, un arcos ed una 11, 2,15, un arcos ed una 11, porto tutto alla fine, salto la 11,0 e rientro nell'arcos. Rientro anche nelle 2,15 e nella perla. Ora 2,15, entro nel foro libero, quello inferiore dell'arcos, una 11 e rientro nello stesso foro dell'arcos. Entro anche nelle 2,15 e nella perla. Ecco qui, abbiamo fatto nuovamente i passaggi. Adesso facciamo un'altra volta tutto l'inserimento, quindi una 11, una super duo, una 11, una super duo, una 11, la perla da 3, una 11, rientriamo nella super duo, una 11, rientriamo nella super duo, una 11 e rientriamo nella perla, ritorniamo su e inseriamo nuovamente l'arcos. Ci vediamo tra poco. Ecco come ci troviamo al lavoro ultimato. Abbiamo inserito 3 arcos, ci manca da inserire l'ultima e chiudere la rondella su se stessa. Quindi ora proseguiamo, sto uscendo da una perla da 3 mm ed inserisco una 11, una super duo, una 11, una super duo ed una 11. Porto alla fine del filo e adesso contemporaneamente chiudiamo su se stessa la lavorazione formando una rondella. Chiudiamo con le arcors verso l'interno. In questo caso non inseriamo un'ulteriore perla da 3, ma ci agganciamo alla prima che abbiamo inserito. Quindi entriamo nella prima perla e tiriamo bene. Ora inserisco una 11 e mi inserisco nella super duo, nel foro libero della super duo successiva. Tra le due super duo inserisco una 11 adesso un'altra 11 e mi inserisco in questa perla da 3.
e tiro bene il filo. Ora, senza inserire nulla, ritorno su per uscire dalla perla da 3 millimetri. A questo punto dobbiamo inserire la quarta arcos, quindi inserisco 2 11 2 15 un arcos ed una 11. Ecco qua. Ci aiutiamo ed inseriamo l'arcos all'interno della lavorazione. Ecco qui, in questo modo. Salto la 11 e mi inserisco nell'arcos. Entro anche nelle 2,15 e nella perla. Due 15 ed entro nel foro dell'arcos. Una 11 e rientro ancora nell'arcos. Entro anche nelle 2,15 nella perla, anche in queste altre 2,15 nell'arcos e nella 11. La lavorazione l'abbiamo chiusa, è un po' molla, ma tranquille perché con i prossimi passaggi si sistema tutto. Adesso inserisco una 15, un bicono da 4 e dentro in questa 11,0, in questa che si trova al di sotto tra le due super duo. Tiro bene. Ora, senza inserire nulla sul lago, entro di nuovo nel bicono, tiro bene, inserisco una 15 ed entro nella 11,0 successiva che si trova sopra l'arcos subito dopo e tiro bene il filo. Ora dobbiamo ripetere questo passaggio per tutto il giro. Ecco che ho inserito i 4 bicono. Adesso sto uscendo dalla 11,0 che si trova sul retro dell'arcos e inserisco una 15,0 ed entro nella 11,0 successiva. Quindi vado a stringere il foro della rondella. Ripeto questo passaggio per tutto il giro. Ecco che ho concluso anche questo passaggio. Come vedete abbiamo ristretto il foro della rondella e rafforzato anche il lavoro. Adesso non ci resta che ripetere questi passaggi anche dall'altro lato, quindi sono passata all'interno della lavorazione e sono uscita
dalla 11,0 che ci troviamo sul dorso dell'Arcos e ripeto gli stessi passaggi che abbiamo fatto anche da quest'altro lato, quindi inserisco il bicono e ristringo la lavorazione. Ci vediamo fra poco. Ed eccoci giunti alla fine del nostro tutorial. Ecco la nostra rondella arcosella terminata. Spero che vi sia piaciuto questo tutorial e spero di vedere tante rondelle arcosella realizzate da voi. Come dico sempre, se avete domande lasciate un commento qui sotto, vi risponderò al più presto. Non dimenticate di mettere un like al video se il video vi è piaciuto e di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi tutorial. Grazie per la visione e noi ci vediamo al prossimo video. Buona giornata a tutti. Ciao!